Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Sul dark web è possibile acquistare il Green Pass a circa $500 come riportato dalla BBC. Ho trovato anche degli sconti, cioè comprane due e invece di 500 ne paghi 300, ma comunque chiaramente è illegale. Vediamo un attimo come funziona il Green Pass. Questo è un Green Pass preso da internet ed è in questo formato qui. E fino a qui non ci sarebbe niente di male. Se lo scannerizzi con un cellulare, basta il cellulare, ti apparirà queste informazioni che vedi qui. Allora, se leggiamo questo QR code tramite una libreria open source come ad esempio ZBar, quello che viene restituito è una stringa di questo tipo, come già detto. Ora ti basta il cellulare, sinceramente, la libreria ZBar serve per i lettori. Comunque, questo è il formato. Però, dalle specifiche rilasciate dall'Unione Europea, sappiamo che questa stringa, codificata su base 45, è compressa con appunto zlib. Tolti i byte iniziali, possiamo risalire alla forma decodificata e decompressa che vedi qui in schermo nel video. Siamo davanti a un pacchetto di dati con formato COSE, cioè COSE, CBOR, Object Singing and Encryption. Utilizzando un paio di librerie open source si possono estrarre le chiavi degli header e del payload e gli header appunto, e appare come vedi nel video. La SING è la firma digitale, che è quella che poi viene verificata in base ai certificati scaricati dal client, quella che insomma si assicura che questo dato sia autentico e che non sia un QR code generato da altri usando informazioni degli stessi. Sfortunatamente però, elaborando un po' più il file, è un classico formato JSON, che ovviamente è sempre si ricevono questi dati sempre tramite il certificato rilasciato dal documento, no? Dal certificato del documento rilasciato dall'Unione Europea, che ci permette alla fine di ricostruire il nostro certificato. Come vedi qui, questo QR è stato rilasciato in Italia, la data di scadenza del QR, quando è stato generato, dose numero 1, questo marketing authorization è l'8. Poi dopo i dati del vaccino 30621, quindi il 3 giugno del 2021, fatto in Italia. Questo è il codice identificativo univoco. Poi dopo abbiamo altri dati. Questo è fatto una dose, nome, cognome e data di nascita, e sinceramente questi dati non è che poi siano proprio la fine del mondo, perché le persone rilasciano su internet dati di qualsiasi genere. Su Twitter in un altro video faccio vedere gli screenshot che le persone pubblicano le carte di credito, quindi non sarebbe neanche un granché. Il problema è che con il procedimento inverso io posso cambiare i dati, cioè nome e cognome, faccio il procedimento inverso e mi creo il mio nuovo QR, così che quando le persone, l'autorità preposte a controllare il mio QR troveranno il QR valido a tutti gli effetti. Al momento, perché come sappiamo le leggi in merito e le procedure cambiano praticamente ogni giorno, quindi io parlo al momento, cioè di oggi, che sembrerebbe che non ci sia un collegamento tra l'autorità preposta al controllo di questo Green Pass e un centro di controllo. In altre parole, quello che cerco di dire è che il poliziotto controlla il cellulare di il Green Pass di questa ragazza. Al poliziotto gli risulta valido perché ha il lettore, quindi lui vede i dati, come ho fatto vedere, come abbiamo visto poco fa, e per lui è valido. Quindi per il momento funziona così. In futuro molto probabilmente
Quando il poliziotto controllerà, avrà uno strumento, un palmare, qualche cosa che lo collegherà a un cloud dove ci sarà un database centrale dove tramite il codice univoco potrà verificare se effettivamente il nome e il cognome è di quella persona lì. Però al momento, ripeto, sembra che non si possa fare, che non sia attivo questo sistema. Quindi è possibile creare un certificato falso del Green Pass. È abbastanza semplice, benché potrebbe sembrare macchinosa la procedura, ma in realtà non è poi così complicata. E vi ricordo che chiaramente è illegale e soprattutto se dovete viaggiare, viaggiare è consigliabile o se avete il Green Pass o se vi fate il tampone. Insomma, viaggiare senza nessuna precauzione è da pazzi, è da folli, quindi un po' di precauzione ci vuole. Però questo non è un canale di consigli medici, di consigli per l'acquisti, quindi tecnicamente si può falsificare. Ovviamente è reato e quindi state molto attenti. Per oggi è tutto, vi ringrazio di aver guardato questo video.